Per oltre 20 anni, e per la precisione dal 1979 al 2003, Saddam Hussein ha esercitato il suo potere in Iraq, reprimendo ogni tipo di opposizione interna e istituendo così un regime dittatoriale che condurrà l'Iraq alle due guerre del Golfo e alla sanguinosa guerra con l'Iran nel corso degli anni Ottanta. Per contestualizzare l'ascesa al potere di Saddam Hussein in Iraq, è bene ricordare che già nel 1958 la monarchia di Faisal II venne rovesciata in seguito a un colpo di Stato guidato dal generale Abd al-Karim Qasim, che abolì la monarchia e istituì la Repubblica. Qasim, che assunse l'incarico di primo ministro e di ministro della difesa, avvicinò l'Iraq all'Unione Sovietica, con la quale stabilì relazioni amichevoli e commerciali e sul fronte interno concesse un'amnistia ai curdi che avevano partecipato alle insurrezioni in Kurdistan tra il 1943 e il 1945 e così i curdi esiliati poterono tornare nelle loro case. Tuttavia il regime di Qasim non ebbe vita lunga e già nel 1959 dovette fronteggiare due tentativi di golpe sventati. L'opposizione al regime di Qasim era rappresentata principalmente dal partito Ba'ath, del quale faceva parte anche un giovane Saddam Hussein, sebbene all'epoca non fosse ancora un personaggio di spicco. Il partito Ba'ath, che dall'arabo significa risorgimento e che sarà centrale nella formazione ideologica di Saddam, nacque ufficialmente nel 1940, in seguito al sentimento nazionalista arabo che si diffuse già al termine della Prima Guerra Mondiale. I padri fondatori del Ba'ath, ovvero Michel Aflaq e Salah al-Bitar, vollero infatti dar vita ad un partito che si ispirava agli ideali del panarabismo e del socialismo arabo. Si fondava quindi su tre pilastri: la libertà, l'unità e il socialismo. Per libertà si intendeva la libertà del popolo arabo dall'imperialismo occidentale e quindi l'indipendenza dei popoli arabi dal dominio straniero e in particolare quello inglese. Il concetto di unità è invece strettamente legato a quello di libertà, poiché secondo Aflaq e al-Bitar non vi sarebbe stata alcuna libertà se il mondo arabo non si fosse unito per combattere l'imperialismo. Infine, per socialismo, in particolare Aflaq, intendeva l'onere per tutti i cittadini di condividere la ricchezza e le risorse del proprio paese, nel processo di miglioramento delle loro vite e di conseguenza della società araba. L'ideologia ba'athista troverà poi applicazione concreta in Siria, dove nacque il primo partito Ba'ath, che verrà poi replicato in Giordania e successivamente anche in Iraq. Ritornando quindi alle vicende irachene, nel 1963 il partito Ba'ath organizzò un colpo di Stato contro il regime di Qasim e riuscì a rovesciarlo, portando al potere Abd al-Salam Arif. Tuttavia anche il suo regime durò poco, in quanto, dopo essersi già inimicato il Ba'ath, nel 1966 Arif morì in un incidente aereo, lasciando la presidenza al fratello Abd al-Rahman Arif, che però subì a sua volta un colpo di Stato nel 1968, organizzato sempre da esponenti del partito Ba'ath, coalizzati con i militari. Il colpo di Stato del 1968 ebbe però un'importanza maggiore rispetto ai precedenti, poiché segnerà la storia dell'Iraq negli anni a venire. Il golpe del 68, che portò al potere Hassan al-Bakr, pose infatti fine all'era della rivoluzione e aprì le porte all'era del partito Ba'ath, che sarebbe terminata solo nel 2003 in seguito all'intervento statunitense. Il sistema politico instaurato dal Ba'ath ricalcava il modello istituzionale dei contemporanei regimi socialisti e con la Costituzione del 1970 l'Iraq assunse il nome di Repubblica Popolare Democratica d'Iraq. La stessa Costituzione dichiarava che l'Islam sunnita e il nazionalismo arabo erano i principi fondamentali del paese, riprendendo così i principi originari del Ba'ath elaborati da Aflaq e al-Bitar qualche decennio prima. Instaurato il nuovo regime, accanto alla figura del presidente al-Bakr, prendeva piede anche quella di Saddam Hussein, suo principale collaboratore e anche lontano parente. Di fatto Saddam era il suo vice e in realtà i due facevano solo populisticamente riferimento all'ideale socialista e panarabo del Ba'ath, in quanto Saddam e al-Bakr aderivano piuttosto a una concezione clanica e tirannica della politica, che mirava, al di là di ogni ideologia, al puro controllo del potere. Nel giro di pochi anni, al-Bakr e Saddam riuscirono a formare una loro rete clientelare, composta da circa 20.000 individui, e il regime era clanico proprio perché aveva al centro il clan sunnita di Tikrit, clan dal quale provenivano sia al-Bakr che Saddam Hussein. Ad ogni caso Saddam formalmente era capo della milizia del partito, dei servizi segreti ed era inoltre incaricato di sovrintendere l'industria petrolifera,
che venne nazionalizzata, sottraendo così alle compagnie occidentali il monopolio sul petrolio iracheno. Nel frattempo, nei primi anni 70, si riaccese anche la questione curda. Nel nuovo Stato iracheno nazionalista non c'era infatti spazio per la minoranza curda, all'epoca guidata da Mustafa Barzani, leader del Partito Democratico Curdo, in sigla PDK. Il governo di al-Bakr aveva infatti proposto ai curdi un accordo che prevedeva una limitata autonomia dell'area curda all'interno dell'Iraq. Secondo i termini proposti dall'Iraq, i curdi avrebbero avuto un'assemblea legislativa eletta e un esecutivo, con base ad Arbil. Tuttavia, il presidente di questo esecutivo sarebbe stato nominato dal presidente iracheno, il quale avrebbe avuto anche il potere di dimetterlo e sciogliere l'assemblea qualora avesse deciso di farlo. Oltretutto, pochi poteri sarebbero stati concessi all'esecutivo curdo, in quanto il governo iracheno avrebbe mantenuto il controllo sull'area curda della politica estera, della difesa e delle attività estrattive petrolifere. In aggiunta, il governo iracheno prevedeva negli accordi di riconoscere all'area curda solo 2/3 del Kurdistan iracheno, escludendo così la zona del distretto di Kirkuk, ricca di giacimenti petroliferi. Barzani, forte del sostegno americano e dell'Iran, decise quindi di rifiutare l'accordo, che non riteneva abbastanza soddisfacente per la causa curda, e decise di intraprendere una sollevazione armata contro il governo iracheno, nella speranza di prendersi con la forza il territorio del Kurdistan. Tuttavia, la sollevazione curda aprì la possibilità di una guerra su grande scala tra Iran e Iraq, una guerra che in realtà nessuno voleva. L'Iran decise così di non sostenere militarmente i curdi, che in mancanza dell'appoggio iraniano furono brutalmente repressi. Oltretutto, il movimento curdo si spaccò in 2 fazioni, quella di Barzani e quella di Jalal Talabani, che ruppe con il PDK e fondò l'Unione Popolare del Kurdistan, in sigla PUK, che da allora divenne rivale del PDK. Sempre nei primi anni 70, con la nazionalizzazione dell'industria petrolifera, aumentarono di molto anche i ricavi derivanti dall'estrazione del petrolio. Il governo poté così investire ingenti quantità di capitali in progetti di edilizia pubblica, ma anche in ambito sanitario ed educativo. Per qualche anno gli effetti positivi di tutte queste iniziative vennero riconosciuti dalla popolazione irachena, diffondendo la sensazione che finalmente il governo stesse facendo qualcosa di buono per il popolo. In realtà circa il 40% delle entrate dello Stato iracheno veniva investito nell'acquisto di armamenti, che divennero ingenti, ma ovviamente per gli iracheni era impossibile sapere ciò, in quanto tutte le voci di spesa del governo erano segrete e la loro pubblicazione avrebbe costituito reato. Ad ogni caso, le grandi entrate provenienti dal petrolio permisero di generare consenso attorno al regime, un consenso che ormai gravitava più che altro attorno alla figura di Saddam Hussein, che nel 1979, in seguito alle dimissioni di Hassan al-Bakr, divenne presidente dell'Iraq. La successione fu una mera formalità, tutti sapevano che Saddam sarebbe diventato presidente e una volta al potere Saddam Hussein fece intendere subito che nel suo regime non ci sarebbe stata alcuna forma di opposizione. Infatti Saddam agì rapidamente e spietatamente nell'eliminare tutti coloro che pensavano gli avrebbero prestato un'obbedienza assoluta. Vennero arrestati più di 60 membri del regime, che vennero poi processati da un tribunale speciale, e molti tra questi vennero condannati a morte. Le purghe all'interno del partito tuttavia non finirono qui, e ad essi se ne aggiunsero poi altri, circa 500, mentre altri ancora vennero espulsi o retrocessi. In buona sostanza, le purghe nel partito facevano chiaramente capire a quanti erano sopravvissuti che la loro posizione era sempre in pericolo e l'obbedienza a Saddam era ormai un requisito minimo per la promozione e la sopravvivenza. Tale obbedienza poteva portare dei vantaggi, ma esigeva anche che si accettasse l'opinione di Saddam su tutti i problemi relativi allo Stato, al Ba'ath e qualsiasi altro aspetto che riguardasse l'Iraq. Fondamentalmente lo Stato consisteva ormai in una ristretta cerchia di persone che gravitavano attorno alla figura di Saddam, legati a lui da parentela o da una stessa origine regionale, oppure ancora da una lunga fiducia personale. Ma Saddam Hussein voleva affermarsi come qualcosa in più di un semplice leader di un'elite di persone legate a lui e al clan di Tikrit dal quale proveniva. Voleva imporre all'Iraq, più di ogni altro suo predecessore, un'unità politica che trovava essenzialmente espressione in lui. Qualsiasi clan iracheno doveva riconoscersi in Saddam. Sotto la sua leadership vennero infatti promulgati particolari miti dell'identità irachena, che sottolineavano non soltanto le consuete caratteristiche di coraggio marziale e pienezza spirituale dell'uomo iracheno,
ma mettevano in risalto anche il succedersi di capi assoluti che si diceva avessero contribuito alla mitica creazione della nazione irachena. Venne stabilita una linea ininterrotta di successione tra i sovrani degli antichi regni della Mesopotamia, i califfi abbasidi e lo stesso Saddam Hussein. Saddam era in sostanza il fine storicamente necessario e inevitabile di questa lunga marcia di sovrani assoluti. Dopo la sua ascesa alla presidenza, infatti, attorno a Saddam Hussein si sviluppò un culto della personalità di dimensioni impressionanti. Tuttavia, non mancavano antagonismi al potere di Saddam Hussein, che del resto non erano altro che gli stessi problemi risolti durante il regime del predecessore Hassan al-Bakr. Oltre ai curdi, era infatti problematica per il regime iracheno anche la maggioranza sciita presente nel paese, che già nel 1957 aveva dato vita al partito al-Dawa, il quale predicava la reislamizzazione dal basso della società. Questo partito, dopo che nel 1968 il Ba'ath aveva preso il potere in Iraq, si era dovuto trasformare in un'organizzazione clandestina che militava per il rovesciamento del regime ba'athista, la cui ideologia laica e secolarizzata era antitetica rispetto a quella di al-Dawa, che invece mirava alla creazione di uno Stato islamico. Il clero sciita, fino all'ascesa al potere di Saddam, era stato quindi il motore di una serie di proteste contro il regime, culminate peraltro nel 1977, quando Hassan al-Bakr e Saddam Hussein operarono una pesantissima repressione ai danni delle principali scuole religiose sciite. Dopo la rivoluzione islamica nel vicino Iran nel 1979, che portò al potere l'Ayatollah Khomeini, Saddam iniziò a coltivare il timore che la comunità di maggioranza del suo paese, ovvero la comunità sciita, potesse ribellarsi alla sua autorità sull'esempio di quella iraniana, che aveva dimostrato a tutto il Medio Oriente come fosse possibile cacciare gli autocrati al potere, nel caso iraniano lo Shah Reza Pahlavi. Saddam Hussein, nel valutare la situazione, oltre ad essere mosso dal timore nei confronti degli sciiti, coltivava anche grandi ambizioni. Sognava infatti una leadership irachena in tutto il mondo arabo, una nazione ricca, militarmente forte e politicamente stabile. Insomma, mirava ad essere la potenza guida in tutto il Medio Oriente. L'Iran sciita costituiva ovviamente un ostacolo a questo disegno, oltre che il greggio iraniano e quello iracheno avrebbero insieme trasformato l'Iraq nel più grande produttore al mondo di petrolio. Mosso dalle sue ambizioni, Saddam iniziò così a valutare un conflitto militare con l'Iran, favorito peraltro anche da altre circostanze. Rovesciata la monarchia di Reza Pahlavi, l'Iran rivoluzionario era infatti ancora un paese instabile e che, agli occhi di Saddam, sembrava anche debole. Per di più, la rottura delle relazioni diplomatiche tra Iran e Stati Uniti aveva privato l'Iran del principale fornitore di armi e aveva contribuito a isolare sul piano internazionale il nuovo regime dell'Ayatollah Khomeini. Questo aspetto Saddam aveva invece grande fiducia nella forza militare dell'Iraq. Dopo un forte aumento del bilancio militare nella metà degli anni 70, dovuto alle entrate del petrolio, le forze armate irachene erano state infatti massicciamente potenziate e riarmate. Infine, Saddam era deciso a riconquistare lo Shatt al-Arab, il corso d'acqua che confina tra Iraq e Iran, che era stato concesso dall'Iraq all'Iran con l'accordo di Algeri del 1975, in cambio dell'interruzione del sostegno iraniano ai curdi iracheni. Fu infatti questo il pretesto per dichiarare guerra all'Iran. Il 17 settembre 1980 Saddam Hussein abrogò pubblicamente il Trattato di Algeri e affermò la sovranità irachena su tutto lo Shatt al-Arab. Iniziò così la guerra tra Iraq e Iran, una guerra che secondo Saddam si sarebbe risolta in un blitz rapido e indolore, ma che invece fu molto più lunga. In Medio Oriente la guerra tra Iraq e Iran è infatti seconda per durata solo al conflitto arabo-israeliano. La guerra si chiuse solo nel 1988 e con il bilancio terrificante di 1 milione di morti e la distruzione totale dell'economia dei due paesi. Inizialmente gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica avrebbero voluto rimanere estranei alla guerra, ma quando nel 1987 vennero messe in pericolo le esportazioni di greggio di tutta l'area del Golfo, gli Stati Uniti decisero di intervenire direttamente a sostegno dell'Iraq, che tuttavia sostenevano già da prima, nonostante l'Iraq fosse sostenuto anche dai sovietici, che costituivano il principale fornitore di armi dell'Iraq. Anche la Francia si incaricò di fornire all'aviazione irachena caccia di ultima generazione, mentre le petromonarchie di Arabia Saudita e Kuwait erogarono all'Iraq aiuti e prestiti per circa 60 miliardi di dollari. Si impegnarono inoltre a sovrapprodurre petrolio,
oltre le quote stabilite dall'OPEC, affinché, in assenza del greggio iraniano ed iracheno, il prezzo del petrolio non si impennasse a livello internazionale. Le Nazioni Unite invece dal canto loro cercarono di imporre un cessate il fuoco già dal 1980, ma senza successo. Nel 1987 tornarono di nuovo a proporre una sospensione dei combattimenti con la risoluzione 598 che chiedeva il ritorno allo status quo ante l'inizio delle ostilità. L'Iraq accettò immediatamente pur di porre fine a questa guerra di logoramento, ma l'Iran no, in quanto in quel momento gli iraniani erano passati al contrattacco e puntavano verso il Kurdistan iracheno per unire le proprie forze a quelle dei Peshmerga curdi, che avevano tutto l'interesse a conquistare i campi petroliferi di Kirkuk, che non erano mai riusciti ad ottenere dal governo iracheno. In questa circostanza Saddam Hussein ordinò l'uso di gas nervino contro il villaggio curdo di Al-Absha, che in una sola notte uccise almeno 5.000 persone. La tragedia di Al-Absha era tuttavia solo la punta dell'iceberg della distruzione totale subita dal Kurdistan nel corso della guerra tra Iran e Iraq. Dei 4.000 villaggi curdi presenti prima del 1980 ne rimanevano solo 1.000. Di lì a poco però, nel 1988, Khomeini si decise ad accettare il cessate il fuoco proposto dall'ONU con la risoluzione 598, che finalmente pose fine alle ostilità. La guerra fu disastrosa per entrambi i paesi, in particolare per Saddam Hussein, che non aveva conquistato un solo metro di territorio e aveva invece accumulato un debito di 60 miliardi di dollari con Arabia Saudita e Kuwait. L'unico modo per mantenere il controllo su un Iraq devastato, che avrebbe richiesto investimenti per la ricostruzione e che vedeva una popolazione ridotta alla fame, era quello di trasformare l'Iraq in un'ancora più feroce dittatura personale. Ciononostante, l'economia non sembrava migliorare e in verità lo scontento popolare aumentava sempre più, e questo per Saddam significava intervenire in modo ancora più radicale, che detto altrimenti significava iniziare una nuova guerra, che avrebbe intrapreso di lì a poco contro il Kuwait.